Lezione 1. Scegliere la tecnologia giusta per il lavoro. Ehi Anna, volevo avere un tuo consiglio su qualcosa. Sto cercando un nuovo laptop e sto cercando di decidere tra Windows o Mac. Cosa pensi che funzionerebbe meglio per le mie esigenze lavorative? Questa è un'ottima domanda. Che tipo di software di lavoro utilizzi principalmente? Questo potrebbe aiutarti a guidare la tua decisione. Beh, faccio molto affidamento sulla suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, cose del genere. E alcuni programmi specifici del settore che tendono ad essere più compatibili con Windows. Capisco. In tal caso, probabilmente consiglierai di utilizzare un laptop Windows. I programmi Microsoft tendono a integrarsi meglio con il sistema operativo Windows. Sì, è più o meno quello che stavo pensando. L'ambiente Windows sembra solo più in linea con il software di cui ho bisogno per lavorare. Assolutamente. Inoltre, i laptop Windows sono generalmente un po' più convenienti rispetto alle opzioni Apple. Buon punto. Anche risparmiare un po' sui costi iniziali potrebbe essere utile. Bene, penso che tu mi abbia convinto, allora sceglierò Windows. Meraviglioso! Penso che sarà la soluzione migliore per le tue esigenze lavorative. La compatibilità e i fattori di costo fanno di Windows la soluzione ideale. Concordato. Grazie per il contributo, Anna. Questo mi aiuta a sentirmi sicuro della mia decisione. Certo, sono felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Windows ti servirà bene per il tuo lavoro. Fantastico. Bene, allora è ora di iniziare a cercare alcuni modelli specifici di laptop Windows. Suona bene. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli mentre stai restringendo le opzioni. Lo farò, grazie. Mi semplificherà molto la vita lavorativa con il laptop giusto. Sono sicuro che lo farà. Gli strumenti tecnologici giusti possono fare la differenza nell'aumentare la produttività. Assolutamente. Va bene, che la caccia al laptop abbia inizio. Grazie per avermi aiutato a capirlo. Felice di aiutarti. Ti auguro buona fortuna nel trovare il laptop Windows perfetto per le tue esigenze. Grazie, prenderò tutta la fortuna possibile. Bene, è ora di fare shopping. Lezione 2. La saggezza della sicurezza degli acquisti online. Ehi Anna, mi chiedevo cosa ne pensi dell'essere cauti con gli acquisti online in questi giorni? Sembra che sia meglio andare sul lato della cautela. Assolutamente. John, nel mondo dell'e-commerce è decisamente meglio prevenire che curare. Ci sono così tante potenziali insidie a cui prestare attenzione. Sicuramente. Con tutte le truffe e i rischi per la sicurezza, vale la pena essere davvero vigili quando si effettuano acquisti online. Esattamente. Cose come verificare la legittimità dei siti web, verificare i metodi di pagamento sicuri e diffidare delle offerte troppo belle per essere vere sono così importanti. Totalmente. Preferisco dedicare un po' più di tempo alla ricerca e al ricontrollo piuttosto che rischiare di essere derubato o che le mie informazioni vengano compromesse. Concordato. Potrebbe richiedere un piccolo sforzo in più, ma la tranquillità vale la pena quando sai di fare acquisti online in sicurezza. Assolutamente. E le conseguenze di una violazione della sicurezza o di un acquisto fraudolento possono essere un vero grattacapo da affrontare. Sicuramente.
Semplicemente non vale la pena rischiare. È meglio dedicare del tempo per assicurarsi di acquistare da fonti affidabili e affidabili. Esattamente. Fare un po' di due diligence in anticipo può farti risparmiare un sacco di problemi in futuro. Esattamente. Un grammo di prevenzione vale una libbra di cura quando si tratta di sicurezza degli acquisti online. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Bene, buona chiacchierata, è ora di mettere in pratica questi suggerimenti per il mio prossimo acquisto online. Suona bene. John, rimani vigile là fuori. Fare acquisti sicuri e intelligenti è la strada da percorrere. Ce l'hai fatta. Apprezzo il consiglio, mi aiuterà a fare acquisti con fiducia in futuro. Felice di aiutarti. Ti auguro buona fortuna per tutti i tuoi futuri acquisti online. Grazie Anna. Bene, è ora di indossare il mio cappello da cyber detective. Devo stare un passo avanti rispetto a quei truffatori. Ah, sì. Le abilità investigative sono un must. Goditi la caccia e rimani al sicuro nel mercato digitale. Lo farà. Bene, diamo inizio allo shopping online, in modo sicuro e sensato, ovviamente. Lezione 3. La prodezza dell'Anlon paralimpico. Ehi Anna, hai sentito parlare dell'incredibile atleta paralimpico Hanlon? Sono davvero affascinata dalla sua storia. No, non conosco Anlon. Cosa lo rende così degno di nota? Bene, Hanlon è un nuotatore paralimpico che ha ottenuto un notevole successo nonostante abbia dovuto affrontare importanti sfide fisiche. Oh, è davvero stimolante. Che tipo di limitazioni fisiche ha e come è riuscito a eccellere in piscina? Da quello che ho capito, Hanlon ha un uso limitato delle gambe, ma ha trovato un modo per tradurlo in una maggiore velocità della barca attraverso la sua tecnica di nuoto. Wow, è davvero notevole. Essere in grado di superare gli ostacoli fisici e trasformarli in punti di forza è davvero ammirevole. Sicuramente. Hanlon è solo un incredibile esempio del potere della determinazione e dell'innovazione. Assolutamente. Usare la sua ridotta funzionalità delle gambe per migliorare la sua abilità nel nuoto è un'impresa così creativa e impressionante. Giusto? Ha trovato un modo per sfidare le aspettative e ridefinire ciò che è possibile per gli atleti con disabilità. È così stimolante. Dimostra solo che con la giusta mentalità e dedizione, le persone possono ottenere cose incredibili, indipendentemente dai loro limiti fisici. Esattamente. La storia di Hanlon è una testimonianza dello spirito umano e del potere trasformativo della perseveranza. Di sicuro. È incredibile come sia riuscito a trasformare le sue debolezze percepite in veri punti di forza attraverso la pura forza di volontà e abilità. Sicuramente. È davvero un modello per chiunque affronti delle sfide, atleta paralimpico o meno. Assolutamente. I successi di Anlon ci ricordano con forza che non dobbiamo lasciare che i nostri limiti ci definiscano. Ben detto. La sua storia è così edificante e motivante. Non posso fare a meno di rimanere sbalordito dai suoi successi. Anch'io.
È il tipo di storia che ti ispira davvero a superare i tuoi limiti e raggiungere la grandezza. Sicuramente. Bene, ora sono ancora più ansioso di saperne di più sull'incredibile viaggio di Hanlon. Dove posso saperne di più? Sono sicuro che ci sono molti articoli e interviste che approfondiscono i dettagli della sua carriera e del suo regime di allenamento. Una rapida ricerca online dovrebbe rivelare delle ottime risorse. Eccellente, ci sto lavorando. È ora di approfondire le straordinarie imprese di questo pioniere delle Paralimpiadi. Assolutamente. Non vedo l'ora di saperne di più sulla storia di Hanlon e su come continui a ispirare gli altri attraverso i suoi successi. Nemmeno io. Bene, iniziamo a fare ricerche, sarà un'affascinante immersione profonda. Suona bene. Sono entusiasta di saperne di più su questo incredibile atleta e sul suo straordinario percorso verso il successo. Ci puoi scommettere. Bene, è ora di scoprire la storia ispiratrice del paralimpico Hanlon. Lezione 4. Il costo dei taxi. Ehi Anna, mi stavo chiedendo, quanto costano i taxi nella nostra città in questi giorni? Sto cercando di capire il modo migliore per spostarmi. Ottima domanda, John. Le tariffe dei taxi possono davvero variare a seconda dell'ora del giorno, della distanza percorsa e persino della compagnia specifica. Ah, capisco. Allora non c'è una tariffa standard, eh? C'è qualcosa a cui devo prestare attenzione quando prendo un taxi, ad esempio controllare il logo o il numero di registrazione? Assolutamente. È sempre una buona idea assicurarsi che il taxi abbia il marchio, la targa o altri segni identificativi appropriati. Ciò aiuta a garantire una corsa legittima e regolamentata. Capito, ha senso. E in termini di costi effettivi, qualche cifra approssimativa che dovrei tenere a mente? Bene, la tariffa base è di solito di circa 3 a 4 dollari per iniziare, e poi in genere è di 2 a 3 dollari per miglio. Ma l'aumento dei prezzi durante le ore di punta può aumentare significativamente il totale. Ok, è bello sapersi. Quindi può davvero sommarsi rapidamente, soprattutto per i viaggi più lunghi. Sicuramente. I taxi possono essere piuttosto costosi rispetto ad altre opzioni di trasporto come il ride-sharing o il trasporto pubblico. Buon punto. Dovrò valutare il fattore convenienza rispetto al costo nel decidere come spostarmi. Assolutamente sì. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra il budget e le esigenze di trasporto. Sicuramente. Bene, grazie per gli utili consigli sui taxi, Anna. Mi sento più informato su cosa aspettarmi ora. Felice di aiutarti, John. Navigare nel mondo del trasporto urbano può essere complicato, ma essere un viaggiatore esperto è fondamentale. Di sicuro. Ok, è ora di mettere alla prova questa conoscenza dei taxi durante il mio prossimo viaggio in città. Ottimo piano. Ricorda solo di tenere d'occhio quei contatori e identificare i segni. Viaggi sicuri. Lo farà. Apprezzo il consiglio, sarà utile. Bene, avanti verso la mia prossima destinazione. Lezione 5. Creare un'accogliente oasi in camera da letto. Ehi Anna, sto cercando di ridipingere la mia camera da letto per renderla più un rifugio rilassante. Hai qualche consiglio?
Oh, sembra un ottimo progetto. Adoro creare spazi accoglienti e tranquilli. Che tipo di atmosfera stai cercando? Beh, voglio che sia davvero rilassante e tranquillo, capisci? Penso a colori tenui, tessuti morbidi e forse alcuni elementi naturali. Assolutamente. Sono tutti perfetti per una camera da letto serena. Suggerirei di iniziare con un colore di vernice rilassante sulle pareti, come un blu tenue o un verde salvia. Sembrano adorabili. E per la biancheria da letto, pensi che dovrei limitarmi ai solidi o provare qualche modello? Lo mescolerei un po'. Forse delle fresche lenzuola bianche con un copripiumino a motivi geometrici in una tonalità complementare. È un'ottima idea. Stavo anche pensando di aggiungere dei comodi cuscini e un soffice tappeto. Oh sì, quei tessuti lo renderanno così invitante. E non dimenticate l'illuminazione. Le lampade soffuse e calde creano un'atmosfera così rilassante. Buon punto. Forse comprerò un paio di quelle fantastiche lampade al sale dell'Himalaya che ho visto ovunque. Oh, sarebbero perfetti. Emanano la luce più serena e rilassante. Va bene, sono entusiasta di questo. Grazie per tutti i fantastici consigli, Anna. Lezione 6. Una festa di Halloween spaventosa. Ehi Anna, hai visto tutte le decorazioni di Halloween spuntare in città? Mi fa sentire in uno spirito inquietante. Assolutamente. Adoro questo periodo dell'anno. Hai iniziato a progettare il tuo costume per le feste di Halloween? No, non ancora. Sto ancora cercando di decidere come comportarmi. Ci sono così tante opzioni divertenti, principesse, re, regine e persino scheletri. Oh, un costume da scheletro sarebbe fantastico e inquietante. Oppure potresti scegliere qualcosa di più creativo, come una zucca o una casa stregata. Sono ottime idee. Stavo anche pensando di travestirmi da vampiro, zanne, mantello, tutto per 9 metri. Oh, sarebbe perfetto. Potresti davvero entrare nel ruolo e comportarti in modo misterioso e soave. Ah sì, dovrei perfezionare la mia sinistra risata da vampiro. Forse proverò anche a trovare uno sfondo per un castello dall'aspetto vintage. Oh, un'ambientazione spaventosa in un castello lo farebbe sembrare così autentico. E quando entri nella stanza devi fare tutto il colpo di scena. Assolutamente. Mi sto già emozionando solo a pensarci. E tu, hai già deciso il costume? Sto pensando di fare la strega quest'anno. Sai, tutto il vestito nero, il cappello a punta e la situazione. Oh, una strega cattiva, la adoro. Potremmo fare insieme un'intera casa stregata a tema. Adoro quell'idea. Formeremmo un duo così dinamico. Il dolce vampiro e la strega inquietante. Allora è un piano. Sarà la festa di Halloween più spaventosa e divertente di sempre. Lezione 7. Un accordo di lavoro flessibile. Buongiorno, Anna. Volevo parlare con te di qualcosa riguardante il mio orario di lavoro. Oh, che succede, John? Va tutto bene con il tuo lavoro? Beh, stavo pensando di chiedere al mio capo un accordo di lavoro più flessibile.
Mi sembra che la configurazione attuale sia un po' troppo rigida. Capisco. Che tipo di cambiamenti speri esattamente? Altre opzioni di lavoro a distanza o orari regolabili? Idealmente, una combinazione di entrambi. Mi piacerebbe poter lavorare da casa un paio di giorni a settimana e magari modificare i miei orari di inizio e fine. Questo ha senso. Avere quel tipo di flessibilità può davvero aiutare con l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Esattamente. Sento che potrei essere più produttiva e concentrata se avessi un po' più di controllo sui miei impegni. Sono d'accordo. Hai preparato una proposta da presentare al tuo capo? Ci sto lavorando, ma sono un po' nervoso per come reagiranno. E se pensassero che non sono così impegnato nel mio lavoro? Non mi preoccuperei troppo di questo. Se riesci a dimostrare che continuerai ad adempiere alle tue responsabilità, dovrebbero essere aperti ad accettarlo. Questo è un buon punto. E potrei offrirmi di essere disponibile per riunioni o check-in chiave, anche nei giorni in cui sono a distanza. Assolutamente. Posizionalo come un modo per lavorare in modo più efficiente, non meno. Sono sicuro che ne vedranno i vantaggi. Ok, ora mi sento più fiducioso. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Ho intenzione di mettere insieme quella proposta. In qualsiasi momento. Spero che tutto si risolva per te. Preparati a dimostrare come avrà un impatto positivo sulla tua produttività. Lo farà. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo per parlarne con me. Lezione 8. Un regalo di compleanno premuroso. Ehi Anna, volevo parlarti di questo fantastico regalo di compleanno che ho ricevuto da mia madre. Oh, che emozione! Cosa ti ha regalato? Beh, sai che ultimamente mi piace molto la pittura di paesaggi. Ha incaricato un artista locale di fare un pezzo personalizzato per me. Wow, è così premuroso. Posso immaginare quanto debba essere speciale. È stato incredibilmente toccante. Ha detto che l'artista ha passato ore a catturare con cura uno dei miei panorami preferiti. È così dolce da parte sua. Un'opera d'arte personalizzata come quella deve essere così significativa. Sicuramente. Mi ha davvero commosso il fatto che abbia fatto tutto questo solo per il mio compleanno. Dimostra quanto presta attenzione ai tuoi interessi e ai tuoi hobby. Questo tipo di premura non ha prezzo. Assolutamente. Non vedo l'ora di appenderlo nel mio salotto. Sarà il fulcro dello spazio. Scommetto che sarà stupendo. Che modo fantastico per commemorare il tuo compleanno. Lo so, mi sento così fortunato. Mia madre si è davvero superata quest'anno. Beh, sa chiaramente come scegliere il regalo perfetto. Dovresti essere orgoglioso di avere un genitore così premuroso. Lo sono e le sono grato. Mi ha sempre sostenuto così tanto le mie passioni e le mie attività creative. Meraviglioso, John. Sono sicuro che apprezzerai quel dipinto per gli anni a venire. Sicuramente. Sarà un costante promemoria del suo amore e della sua cura. Lezione 9.
Gli effetti dell'alcol. Ehi Anna, volevo parlare con te degli effetti dell'alcol. Hai qualche minuto? Assolutamente. John, sono felice di discuterne con te. Cosa vorresti sapere? Beh, so che l'alcol è considerato un farmaco depressivo, ma sono curioso di saperne di più su come influisce effettivamente sul corpo e sulla mente. Questa è un'ottima domanda. L'alcol è classificato come depressivo perché rallenta il sistema nervoso centrale. Ciò può portare a vari effetti fisici e psicologici. Interessante. Quali sono alcuni degli effetti fisici più comuni che le persone sperimentano quando bevono? Alcuni effetti fisici comuni includono disturbi del linguaggio, compromissione della coordinazione e tempi di reazione più lenti. L'alcol inoltre disidrata il corpo e può causare nausea o vomito. Capisco. E gli impatti mentali ed emotivi? In che modo l'alcol influenza il nostro umore e la nostra cognizione? L'alcol è una nota sostanza che altera l'umore. Inizialmente può far sentire le persone più rilassate o disinibite. Tuttavia, quando l'intossicazione svanisce, spesso porta a sentimenti di depressione o ansia. Questo ha senso. Ho notato che può davvero influire sulla mia capacità di pensare con chiarezza e anche di prendere buone decisioni. Esattamente. L'alcol altera il giudizio, le capacità di risoluzione dei problemi e la funzione cognitiva generale. Diventa più difficile valutare i rischi o controllare gli impulsi. Sì, posso sicuramente capire quanto sarebbe pericoloso, specialmente per cose come guidare. Ci sono effetti a lungo termine del consumo regolare di alcol? Assolutamente. L'uso cronico e intenso di alcol può portare a gravi problemi di salute come danni al fegato, problemi cardiovascolari e disturbi cerebrali. Può anche interrompere le relazioni personali e le prestazioni lavorative. Wow, non avevo idea che gli impatti potessero essere così gravi. È davvero importante essere consapevoli dei rischi. Assolutamente. Essere informati sugli effetti dell'alcol è il primo passo per sviluppare un rapporto sano con esso, se si sceglie di bere. Hai ragione e ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a spiegarmi tutto questo, Anna. È stato davvero istruttivo. Lezione 10. Esplorare le rivalità globali. Buongiorno, Anna. Stavo leggendo della storia dell'Inghilterra e della Francia e sono curiosa di sentire i tuoi pensieri. Oh, questo è un argomento affascinante. Cosa hai imparato finora sulla relazione tra queste due nazioni? Beh, da quello che ho capito, intorno al 1750, c'era molta concorrenza e persino animosità tra loro sulla scena globale. Assolutamente. Inghilterra e Francia erano rivali da secoli, in lizza per i territori coloniali, il dominio commerciale e l'influenza politica. Giusto, e ho letto che le loro tensioni hanno davvero iniziato a ribollire durante quel periodo di tempo. Ci sono stati diversi conflitti e guerre, vero? Sì, sicuramente. I due paesi hanno combattuto diverse guerre importanti, come la guerra di successione austriaca e la guerra dei 7 anni, per conquistare il potere. Interessante. Quali erano alcuni dei fattori chiave alla base di quell'intensa rivalità tra Inghilterra e Francia all'epoca?
Gran parte di ciò era la loro competizione per i possedimenti coloniali e le rotte commerciali in tutto il mondo. Entrambi cercavano di espandere i loro imperi e la loro influenza economica. Ah, capisco. Quindi è stata davvero una battaglia per la supremazia e le risorse globali. Anche le loro differenze politiche e religiose hanno avuto un ruolo? Assolutamente. Il divario tra protestanti e cattolici tra le due nazioni era una fonte costante di tensione. Avevano anche visioni contrastanti per l'equilibrio di potere in Europa. Questo ha senso. Sembra che fosse una rivalità multiforme radicata in una complessa rete di fattori politici, economici e ideologici. Esattamente. La dinamica Inghilterra-Francia era una parte centrale del panorama geopolitico di quell'epoca. Ha davvero plasmato la traiettoria della storia europea e mondiale. Affascinante. Ti ringrazio per aver fornito un contesto e una visione così interessanti su questo argomento. Mi ha aiutato a sviluppare una comprensione molto più approfondita. Sono lieto di poterti dare una panoramica utile. La rivalità tra Inghilterra e Francia è un aspetto così intrigante della politica globale del XVIII secolo. Sicuramente. Sento di averlo capito bene adesso. Questa è stata una discussione davvero istruttiva. Lezione 11. Un incontro casuale. Ehi Anna, posso chiederti qualcosa di personale? Certo. John, che ti passa per la testa? Beh, stavo solo pensando a come ci siamo conosciuti e a come se certe cose fossero andate diversamente, forse non saremmo mai diventati amici. È un pensiero interessante. Cosa intendi esattamente? Beh, sai come ci siamo incontrati per la prima volta, ero completamente perso in quel grande magazzino e tu mi hai aiutato a trovare la mia strada. Oh sì, me lo ricordo. Sembravi così confuso, che vagavi senza meta. Ah, sì, ero un vero disastro. Ma ti sei preso il tempo di fermarti e aiutarmi, anche se non era necessario. Sono felice di aver potuto aiutare. So quanto può essere stressante perdersi in un posto sconosciuto. Esattamente. E pensa, se non ci fossi stato in quel momento, forse non ci saremmo mai incontrati e non saremmo mai diventati amici. Wow, hai ragione. È pazzesco pensare a come un semplice atto di gentilezza possa avere un impatto così grande sulle nostre vite. Sicuramente. Sono davvero grato che tu fossi lì quel giorno. La nostra amicizia significa molto per me. Oh, John, è così dolce da parte tua dirlo. Mi sento allo stesso modo. Mi fa piacere che siamo riusciti a connetterci. Anch'io. Questo dimostra come anche i più piccoli gesti possano portare a qualcosa di veramente significativo. Assolutamente. A volte le cose più importanti della vita arrivano dai posti più inaspettati. Non potrei essere più d'accordo. Sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerti. Sei una persona davvero straordinaria, sai. Ah, rispondo subito. Amico mio, anch'io sono fortunato ad averti nella mia vita. Ben detto. È stata davvero una bella chiacchierata. Sono lieto che abbiamo potuto riflettere su come ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Anch'io. È sempre bello apprezzare quei piccoli momenti che finiscono per avere un impatto così forte.
Assolutamente. Grazie per avermi accontentato, Anna. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione. Lezione 12. La gioia di grigliare. Ehi Anna, ho voglia di un buon barbecue vecchio stile. Che ne dici di accendere la griglia questo fine settimana? Oh, sembra incredibile. Non c'è niente di meglio del sapore del cibo appena sfornato. Assolutamente. Adoro l'aroma affumicato e il modo in cui il calore caramella l'esterno delle carni e delle verdure. Anch'io. Fa venire l'acquolina in bocca. Inoltre, grigliare è un modo divertente e condiviso di cucinare. Totalmente. È la scusa perfetta per riunire alcuni amici, aprirne alcuni freddi e godersi la reciproca compagnia. Sicuramente. Potremmo farne una vera festa all'aperto. Hamburger, hot dog, magari degli spiedini con pollo o gamberetti marinati. Gnam, sembra tutto così bello. E non dimenticate le classiche pannocchie grigliate e la succosa anguria per dessert. Oh sì, l'intero barbecue in giardino. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Lo stesso qui. C'è qualcosa di così soddisfacente in una grigliata fatta in casa, sai? Assolutamente. Niente può replicare quel sapore autentico e a fiamma aperta. È come un assaggio d'estate. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per essere creativi con marinate e condimenti. Volevo provare questo nuovo balsamo speziato che ho trovato. Oh, dimmelo. Che tipo di aromi stai pensando di usare? Beh, pensavo a una bella paprika affumicata, dello zucchero di canna per un tocco di dolcezza e un pizzico di pepe di cayenne per un pizzico di pepe di cayenne per un pizzico di dolcezza. Gnam, sembra incredibile. Sento già praticamente l'odore che sfrigola sulla griglia. Giusto? Mi emoziono solo a parlarne. La sessione di grigliate di questo fine settimana sarà epica. Non vedo l'ora. Sarà il modo perfetto per iniziare l'estate. Porterò della limonata fresca per lavare tutto. Sembra un piano. Sarà una deliziosa e indimenticabile festa in giardino. Lezione 13. Dare priorità alle ristrutturazioni domestiche. Va bene Anna, sto cercando di capire l'ordine migliore per affrontare alcuni progetti di ristrutturazione della casa e potrei usare il tuo contributo. Certo, sono felice di aiutarti. Quali progetti stai considerando e qual è il tuo obiettivo generale? Beh, sono indeciso tra iniziare dalla cucina o dal bagno. La cucina è piuttosto ruvida, ma anche il bagno ha un disperato bisogno di una revisione. È una decisione difficile. Entrambi gli spazi sono parte integrante di una casa, quindi è importante stabilire le priorità con attenzione. Esattamente. Voglio assicurarmi di ottenere il massimo per i miei soldi, capisci? Voglio dire, quale mi darebbe il maggior ritorno sull'investimento? Questo è un ottimo punto. In generale, la cucina tende a offrire un rendimento maggiore quando si tratta di ristrutturazioni domestiche. Oh, davvero? Non me ne ero accorto. Perché la cucina è considerata un investimento migliore? Beh, la cucina è spesso vista come il cuore della casa.
Una cucina moderna e aggiornata può aumentare significativamente il valore complessivo di una casa. Ah, capisco. Allora sarebbe la mossa finanziaria più intelligente a lungo termine, eh? Potenzialmente sì. Ovviamente dipende anche dallo stato specifico del bagno e dalla quantità di lavoro necessaria. Questo è vero. Anche il bagno è piuttosto datato e so che i problemi idraulici possono essere davvero costosi. Sicuramente. Una ristrutturazione completa del bagno può anche essere un importante punto di forza per i potenziali acquirenti in futuro. Ok. Allora è un po' un gioco da ragazzi. Quale pensi sia l'approccio migliore? Beh, probabilmente consiglierei di iniziare prima dalla cucina, se è possibile. Sembra essere l'investimento più sicuro. Capito. E poi potrei potenzialmente andare in bagno dopo che la cucina sarà completa, giusto? Esattamente. In questo modo ti occupi prima del progetto ad alto impatto e poi puoi concentrarti sul bagno quando hai tempo e budget. Questo ha molto senso. Ok, penso che mi occuperò prima della ristrutturazione della cucina. Grazie per avermi illustrato tutto questo, Anna. Certo, sono felice di poter fornire alcune indicazioni utili per dare priorità ai progetti domestici. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lo farà. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo per discuterne con me. Mi ha dato un piano d'azione molto più chiaro. Lezione 14. Scoprire le migliori offerte di generi alimentari. Ehi Anna, sto per andare al supermercato. Ultimamente hai notato delle buone offerte o sconti che dovrei tenere d'occhio? Oh, è un'ottima domanda, John. Ieri ero al negozio e ho visto delle vendite davvero fantastiche. Fantastico, che tipo di prodotti erano speciali? Cerco sempre di risparmiare qualche soldo quando posso. Beh, per esempio, hanno fatto un'ottima vendita su alcuni tagli di carne di alta qualità. Penso che le bistecche e le costolette di maiale fossero scontate del 20%. Oh, è il momento perfetto. Avevo intenzione di grigliare delle bistecche questo fine settimana. È bello sapere che posso trovarli in saldo. Sicuramente approfittane. Avevano anche delle offerte davvero vantaggiose sui prodotti freschi. Fragole e mirtilli, ne comprate uno, ne ricevete uno gratis. Assolutamente no, è un ottimo affare. Adoro avere molta frutta fresca a portata di mano, soprattutto durante l'estate. Anch'io. E facevano delle ottime vendite anche di prodotti di base per la dispensa, come olio d'oliva, fagioli in scatola e pasta integrale. Fantastico, questi sono tutti i tipi di articoli di base di cui cerco di fare scorta quando sono scontati. Sicuramente buono a sapersi. Assolutamente. Oh, e offrivano un premio fedeltà in cambio di prodotti da forno gratuiti se spendevi più di un determinato importo. Oh, prodotti da forno gratis? Ora parli davvero la mia lingua. Ne trarrò sicuramente vantaggio. Ah, ho pensato che saresti stato entusiasta di quello. Devi concederti dei prodotti appena sfornati, giusto? Di sicuro. Sembra tutto fantastico. Apprezzo davvero che tu mi abbia dato informazioni privilegiate sulle migliori offerte.
Certo, sono sempre felice di condividere consigli per risparmiare denaro, soprattutto quando si tratta di fare la spesa. Sei il migliore. Questo mi aiuterà a ridurre ulteriormente il mio budget. È ora di mettere insieme la mia lista della spesa. Sembra un piano. Divertiti al negozio e fammi sapere se trovi altre ottime offerte. Lo farà. Grazie ancora, Anna. Questo è stato molto utile. Lezione 15. Mappare una routine mattutina produttiva. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti della tua routine mattutina quotidiana. Com'è per te una giornata tipo? Oh, questo è un argomento interessante. Beh, dopo essermi svegliato, la prima cosa che faccio è fare una sana colazione. Bello, che tipo di cibi per la colazione scegli di solito? Mi piace mantenerlo semplice, magari della farina d'avena con frutta fresca, o forse uova strapazzate e pane tostato integrale. Sembra delizioso e nutriente. Qual è il passo successivo della tua routine mattutina dopo la colazione? Bene, dopo aver finito di mangiare, mi assicuro di vestirmi per la giornata e riordinare il mio letto. Mantenere le cose organizzate mi aiuta davvero a sentirmi preparata. Ah sì, rifare il letto è un'abitudine così sottovalutata ma importante, no? Cosa viene dopo per te? Bella domanda una volta che sono pronto per partire. Di solito dedico qualche minuto a rivedere il mio programma e pianificare la mia giornata. Oh, mi piace. Avere un piano in atto deve aiutarti a rimanere aggiornato. Qual è l'ultimo pezzo della tua routine mattutina? Bene, l'ultima cosa che faccio prima di uscire è scansionare rapidamente tutte le email o i messaggi che potrei aver ricevuto durante la notte. Mossa intelligente. Devo rimanere aggiornato su tutte quelle comunicazioni di questi tempi. La tua routine mattutina sembra davvero ben strutturata. Grazie. Trovo che avere una mattinata costante e produttiva mi prepari per una giornata di successo. E tu, John, com'è la tua mattinata tipo? Ad essere onesti, a volte le mie mattine possono essere un po' dappertutto. Sicuramente non ho la stessa struttura che hai tu. Non preoccuparti affatto. Ognuno ha il suo ritmo. Quali sono alcune cose che cerchi di fare al mattino, anche se non è così irreggimentato? Beh, mi assicuro sempre di vestirmi e presentarmi bene prima di uscire. E cerco di fare una colazione decente, anche se è solo un frullato veloce o qualcosa del genere. Questo è fantastico. Anche quelle piccole abitudini possono fare una grande differenza. E anche dedicare del tempo a pianificare la giornata è molto utile, anche se si tratta solo di una lista di controllo mentale. Hai assolutamente ragione. Voglio assolutamente lavorare per essere più intenzionale con le mie mattine. La tua routine è super stimolante. Sono lieto di aver potuto fornire alcune idee. Alla fine, la chiave è trovare ciò che funziona meglio per il tuo stile di vita e le tue preferenze. Sicuramente. Grazie per averne parlato con me, Anna. Ora mi sento motivato a rivalutare la mia routine mattutina. Quando vuoi, John, sono felice di poter offrire una prospettiva utile. Fammi sapere se vuoi scambiare altri suggerimenti in futuro. Lo farà. Questa è stata una discussione davvero approfondita. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per guidarmi nel tuo processo mattutino.
Lezione 16. L'arte della misurazione e del taglio precisi. Ciao Anna, ultimamente sto lavorando ad alcuni progetti fai da te in casa e volevo avere i tuoi consigli sulle migliori tecniche per misurare e tagliare i materiali. Oh, questo è un ottimo argomento. Misurare e tagliare correttamente è fondamentale per qualsiasi attività fai da te di successo. Che tipo di progetti avete affrontato? Beh, sto cercando di costruire degli scaffali personalizzati per il mio ufficio. E non riesco proprio a ottenere misure e tagli perfettamente dritti e puliti. Capisco. Tagliare con precisione il legno o altri materiali può sicuramente essere una sfida. Quali misure avete intrapreso finora? Beh, prima mi assicuro sempre di misurare attentamente lo spazio e i materiali. Ma quando vado a tagliarlo davvero, le linee non risultano mai così nitide come vorrei. Capisco. Hai usato un righello o un metro a nastro per segnare le linee di taglio? Sì, uso un metro a nastro per calcolare le dimensioni e poi cerco di tracciare una linea retta con una matita prima di tagliare. Ok, è un buon inizio. Un trucco che ho trovato utile è usare un bordo dritto o anche una livella per guidare la matita quando si disegna la linea di taglio. Ah, capisco. Questo ha molto senso. Usare qualcosa di rigido per mantenere la linea retta probabilmente aiuterebbe molto. Esattamente. E una volta che avrai quel tratto di matita bello e nitido, assicurati di usare forbici affilate e di alta qualità o un taglierino multiuso per tagliarlo. Oh, ottima osservazione. Ho appena usato un paio di semplici forbici per uso domestico, ma forse investire in alcuni utensili da taglio più elaborati farebbe la differenza. Assolutamente. Le forbici speciali progettate per tagliare materiali come legno o plastica possono migliorare enormemente la precisione dei tagli. È davvero bello saperlo. Dovrò cercare degli utensili da taglio di fascia alta. Devo tenere a mente qualcos'altro? Bene, un altro consiglio è misurare 2 volte e tagliare una volta. Ricontrollare le misure prima di iniziare il taglio è fondamentale. Ah, sì, quel vecchio adagio è sicuramente un consiglio saggio. Un grammo di prevenzione vale un chilo di cura, come si suol dire. Esattamente. Dedicare quel momento in più per verificare che tutto sia allineato e misurato correttamente può farti risparmiare un sacco di mal di testa in futuro. Hai proprio ragione. È stato incredibilmente utile, Anna. Ora mi sento molto più preparato per affrontare il mio prossimo progetto fai da te. Sono così felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. Le corrette tecniche di misurazione e taglio fanno una grande differenza nella qualità del prodotto finale. Di sicuro. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmi tutto questo. So che le mie abilità nel fai da te stanno per salire di livello. Felice di aiutarti. Fatemi sapere se avete altre domande mentre state lavorando al vostro prossimo progetto. Sono sempre lieto di condividere ciò che ho imparato. Lo farà. È stata una bella conversazione. Grazie ancora, Anna, sei la migliore. Lezione 17. Un incontro medico inaspettato. Ehi Anna, volevo parlarti di questo appuntamento medico davvero strano che ho avuto l'altro giorno. È stato così inaspettato. Oh, davvero? Cosa è successo? Sono incuriosito.
Beh, ho dovuto fare delle analisi del sangue di routine e quando sono arrivato, l'infermiera mi ha chiesto di fornire un campione di saliva. Un campione di saliva. Un po' insolito per un normale esame del sangue. Cosa dovevi fare? Sì, anche a me è sembrato strano. Mi ha passato questa piccola ciotola a forma di piatto e mi ha detto che dovevo sputarci dentro. Sputare in un piatto? Suona un po' strano. Cosa è successo dopo? Beh, ci ho provato, ma la saliva schizzava fuori invece di gocciolare ordinatamente. Era un vero disastro. Oh no, che imbarazzo! Posso solo immaginare quanto debba essere stato imbarazzante. Era così imbarazzante. L'infermiera ha dovuto darmi una ciotola fresca e guidarmi passo dopo passo. Accidenti, sembra mortificante. Ma almeno l'infermiera è stata comprensiva e ti ha aiutato. Sì, è stata davvero gentile. Ma non riuscivo a credere di avere così tanti problemi con qualcosa di così semplice. Non siate troppo duri con voi stessi. Fornire un campione di saliva non è esattamente la cosa più naturale. Sono sicuro che succede più spesso di quanto pensi. Suppongo tu abbia ragione. Mi sentivo così stupida, sai? Di solito sono abbastanza bravo a seguire le istruzioni mediche. Ho capito. È comprensibile sentirsi un po' agitati in una situazione inaspettata come quella. L'importante è che tu l'abbia fatto. Questo è vero. E ehi, almeno mi ha dato una storia divertente da raccontare, giusto? Sarò sicuramente più preparato se dovessi farlo di nuovo. Ah, assolutamente. Puoi considerarlo un'esperienza di vita unica. E chissà, forse il tuo campione di saliva è stato la chiave per qualche scoperta medica rivoluzionaria. Ah, ora non sarebbe qualcosa? Anche se preferirei che la mia fama non fosse solo la mia capacità di sbavare a comando. Giusto punto. Forse possiamo trovarti un modo più dignitoso per lasciare il tuo segno nel mondo. Ma nel frattempo, almeno ti sei fatto una bella risata dopo tutto questo calvario. Hai capito bene. Grazie per avermi permesso di sfogarmi sulla mia strana avventura medica, Anna. Mi sento già meglio. Quando vuoi, John, sono sempre qui se hai bisogno di condividere le tue storie assurde. Ah, sei il migliore. Sono felice di poter contare su di te per farmi ridere, anche nelle situazioni più imbarazzanti. Lezione 18. Pianificazione del potluck per una riunione di gruppo. Va bene Anna, ho una domanda per te sulla nostra prossima cena in ufficio. Che tipo di piatto devo portare da condividere? Oh, una cena, che divertimento! Penso che portare un dessert gustoso sarebbe un ottimo contributo. Un dolce, eh? È una buona idea. Qualche dolce in particolare pensi che andrebbe bene con il gruppo? Beh, qualcosa di facile da condividere e godere sarebbe perfetto. Forse una bella partita di brownie o dei divertenti cupcake. Oh, i brownie sembrano deliziosi. E i cupcake sono sempre una delizia, vero? Assolutamente. Inoltre, aggiungerà un piacevole elemento dolce per bilanciare tutti i piatti salati che la gente probabilmente porterà. Questo è davvero un buon punto.
Voglio assicurarmi che ci sia una buona varietà per tutti i gusti. Esattamente. E puoi anche dare sfogo alla tua creatività con i sapori o i condimenti per far risaltare davvero il tuo dessert. Oh, tipo cosa? Sono aperto ai suggerimenti, voglio portare qualcosa di veramente speciale. Beh, potresti fare un classico brownie al cioccolato, ma poi guarnirli con un filo di burro di arachidi o noci tritate. Gnam, sembra incredibile. La combinazione dolce-salata è sempre vincente. Sicuramente. Oppure potresti fare un divertente sapore di cupcake, magari red velvet o lemon con glassa di crema al burro. Entrambi sembrano fantastici. Ora sono indeciso tra brownie e cupcake, sembrano entrambi buonissimi. Beh, in tal caso, forse potresti fare un po' di entrambe le cose. Prepara una serie di brownie e poi un paio di diversi gusti di cupcake. Oh, sì. Questa è un'idea fantastica. Copri tutte le basi in questo modo. Lo adoro. Assolutamente. In questo modo avrai sicuramente qualcosa per soddisfare i più golosi di tutti. Sei la migliore, Anna. Questo farà sicuramente risaltare il mio contributo alla cena. Sono felice di aver potuto contribuire a suscitare qualche gustosa ispirazione. Assicurati solo di conservarmi un cupcake, ok? Ce l'hai fatta. Mi assicurerò di metterne alcuni da parte, solo per te. Ah, perfetto. Non vedo l'ora di assaggiare le tue creazioni al potluck. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vedere le reazioni di tutti. Sarà molto divertente. Lezione 19. Discutere una promettente proposta di collaborazione. Buongiorno, Anna. Volevo discutere della proposta di collaborazione su cui stiamo lavorando. Quali sono i tuoi pensieri finora? Buongiorno, John. Ho esaminato la proposta in dettaglio e devo dire che sono davvero entusiasta del potenziale di questo progetto. Eccellente, sono lieto di sentirlo. Quali aspetti particolari della proposta ti sembrano promettenti? Bene, penso che la sinergia tra le nostre due organizzazioni sia un enorme vantaggio. Le nostre competenze e risorse complementari potrebbero creare una partnership davvero potente. Sono completamente d'accordo. Sento che saremmo in grado di sfruttare i reciproci punti di forza per offrire qualcosa di veramente innovativo. Assolutamente. E la tempistica e i traguardi che hai delineato sembrano molto realistici e raggiungibili, il che mi dà fiducia nella nostra capacità di esecuzione. È bello sentirlo. So che abbiamo lavorato molto per elaborare un piano di progetto dettagliato, quindi sono lieto che sia fattibile. Sì, la pianificazione sembra solida come una roccia. E sono davvero entusiasta del potenziale impatto che questa collaborazione potrebbe avere sul nostro pubblico di riferimento. Sicuramente. Raggiungere una base clienti più ampia è un fattore chiave per me, quindi sono lieto che tu la consideri un'opportunità reciprocamente vantaggiosa. Assolutamente. Penso che combinare i nostri sforzi di marketing e il riconoscimento del marchio potrebbe essere un vero punto di svolta. Non potrei essere più d'accordo. Sembra l'inizio di qualcosa di veramente speciale. Hai altri pensieri o domande iniziali?
L'unica altra cosa che menzionerei è assicurarci di definire i dettagli finanziari e contrattuali in modo soddisfacente per tutti. Buon punto. Vorremmo assicurarci di definire molto chiaramente il budget, la ripartizione delle entrate e i termini della proprietà intellettuale. Esattamente. Ma sono sicuro che possiamo gestire questa logistica in un modo che funzioni per entrambe le nostre organizzazioni. Non ho dubbi. Hai ragione, il nocciolo di questa proposta è incredibilmente promettente. Non vedo davvero l'ora di andare avanti. Allo stesso modo, John, penso che questo potrebbe essere l'inizio di una partnership meravigliosamente produttiva e redditizia. Concordato. Va bene, possiamo contattarvi entro questa settimana per discutere i prossimi passi e le tempistiche? Sembra un piano. Bloccherò un po' di tempo nella mia agenda. Sarà fantastico. Eccellente, grazie per aver dedicato del tempo a esaminare questa proposta in modo così approfondito. Il tuo feedback è stato prezioso.